Ciao, vediamo insieme come migliorare il flusso di lavoro su Adobe Illustrator in 6 modi diversi, tutti efficaci, che possono aiutarci concretamente a ottimizzare il lavoro, a utilizzare delle scorciatoie più efficaci rispetto agli utilizzi standard a cui siamo abituati e sicuramente ci aiutano anche a rendere migliori i risultati da raggiungere. Il primo consiglio è il seguente: immaginiamo di avere 3 forme molto simili tra loro, che adesso andrò a disegnare con lo strumento penna e che confluiscono tutte e tre le forme sulla stessa direzione, e chiaramente queste 3 forme hanno 3 colori diversi. Ecco, immaginiamo di avere una situazione come questa, dove la parte finale delle forme è costituita da dei punti di ancoraggio che sono molto vicini tra loro e magari noi abbiamo l'esigenza di unire queste 3 forme, quindi farle congiungere in un unico punto di ancoraggio, farle terminare in un'unica destinazione. Quindi cosa faremo? Con lo strumento selezione diretta o scorciatoia da tastiera A andiamo a selezionare soltanto la parte relativa ai 3 punti di ancoraggio, quindi ai 3 punti con cui finiscono le 3 forme. Dopodiché andiamo sul menu Oggetto, Tracciato, Media e da questo pannellino andiamo a selezionare chiaramente la voce Entrambi, in modo che tutti i punti di ancoraggio siano selezionati e terminano in un unico punto uguale per tutti, come in questo caso. E così abbiamo le 3 forme che partono dal loro punto di origine e terminano tutte quante nello stesso punto di destinazione. Il secondo consiglio riguarda la rotazione dei pattern, quindi di queste trame di colori o forme che rappresentano un riempimento per degli oggetti. Ad esempio, immaginiamo di avere la nostra forma, apriamo il pannello Campioni, che possiamo trovarlo dalla scorciatoia se lo abbiamo già aperto precedentemente, oppure dal menu Finestra Campioni. Qui chiaramente possiamo vedere tutti i contenuti del pannello Campioni distribuiti in base alle categorie, quindi abbiamo i colori, quindi le cromie flat, le sfumature e chiaramente i pattern. Ci sono quelli predefiniti da sistema, oppure ci sono quelli che possiamo eventualmente creare ex novo e una volta salvati verranno aggiunti automaticamente su questa riga, la riga appunto relativa ai pattern nel pannello Campioni. Andiamo a selezionare un pattern, dopodiché con lo strumento selezione normale o scorciatoia da tastiera V si vado a girare, quindi a ruotare manualmente appoggiandomi al punto di ancoraggio che sta in uno dei 4 angoli questa figura. Vedremo che la figura e il pattern ruotano nello stesso identico modo, quindi è un'unica rotazione. Se io volessi invece separare la rotazione del pattern dalla rotazione dell'oggetto, allora dovrei agire in questo modo. Vado a fare una copia con la combinazione di tasti Alt e clic del mouse, dopodiché seleziono l'oggetto che ha al suo interno il riempimento di pattern, poi vado sul menu Oggetto, Trasforma, Rotazione. Si aprirà il pannellino Rotazione. Di default troveremo sempre selezionate le opzioni Trasforma oggetti e Trasforma pattern. Significa che la rotazione agirà sia sull'oggetto, cioè la forma, e sia sul pattern, cioè il suo riempimento. Andiamo quindi a deselezionare la voce Trasforma oggetti e a lasciare attiva solo la voce Trasforma pattern. Abilitiamo l'anteprima e ora se andiamo a modificare l'angolo di rotazione vedremo come l'unico a ruotare è appunto il pattern. La figura invece, la forma che la ospita, resta immobile nella sua posizione. Ora sappiamo come poter riempire, quindi popolare una forma con un pattern e fare in modo di muovere attraverso una rotazione il pattern all'interno della figura senza muovere la figura. Il terzo consiglio riguarda invece l'allineamento dei contenuti tra 2 tavole, tra 2 o più tavole, molteplici tavole che possiamo avere nella nostra area di lavoro, in modo tale da allineare gli oggetti, che possono essere testi, immagini, figure, forme, da una tavola all'altra per garantire un perfetto allineamento e una corretta lettura di tutti gli elementi. Immaginiamo per esempio se dovessimo stampare una presentazione che ha al suo interno delle immagini, dei riquadri che ospitano le immagini, dei testi descrittivi, altre piccole immagini o oggetti di decorazione. Vediamo in questo caso ad esempio 2 tavole. Per poter garantirci un allineamento tra una tavola e l'altra e quindi fare in modo che lo scorrimento della narrazione sia fluido e continuativo, andiamo ad agire sui righelli. Col tasto destro sulla parte vuota dell'area di lavoro clicchiamo su Mostra righelli ed eccolo qua, si attiva la riga dove possiamo trascinare le guide e andarle a posizionare sia in modo orizzontale che in modo verticale le nostre guide, facendo in modo che tutti gli elementi da una tavola all'altra o anche all'interno della stessa tavola siano perfettamente allineati tra di loro. Ora chiaramente vediamo che l'allineamento lungo la guida orizzontale
tra una tavola e l'altra ci permette di notare come gli elementi della prima tavola non siano perfettamente allineati con gli elementi della seconda tavola. Abbiamo trascinato 2 guide, questo ci permette sicuramente di allineare gli oggetti che visibilmente non sono allineati, come in questo caso. Ne vado a selezionare e li porto esattamente sulla riga coincidente. Ora, se volessi lavorare su più tavole, quindi utilizzare soltanto le guide all'interno della tavola, ho la possibilità di tagliare le parti di guide in eccesso con lo strumento forbici. Quindi vado a selezionare dalla palette strumenti lo strumento forbice, faccio uno zoom sulla parte finale iniziale delle 2 tavole, quindi sulla parte di mezzo, vado a fare un clic con lo strumento forbici in modo da tagliare le parti di guide in eccesso. Se adesso con lo strumento di selezione diretta vado a selezionare le 2 parti di guide che ho tagliato, con il tasto cancello da tastiera le vado a eliminare. Dunque avrò la parte di guide soltanto all'interno delle tavole. Lo stesso lavoro lo facciamo anche per la parte iniziale e finale della prima e della seconda tavola. Ed ecco qua, ho fatto in modo, tagliando le parti in eccesso delle guide, di avere le guide per gli allineamenti orizzontali soltanto all'interno delle tavole di lavoro. Lo stesso discorso chiaramente posso farlo anche per le parti in eccesso delle guide in verticale, applicando sempre l'azione dello strumento forbici. Un'altra caratteristica molto utile del flusso di lavoro è attivare sempre le guide sensibili. Se andiamo infatti sul menu Visualizza, nella parte bassa troveremo guide sensibili che possono essere attivate anche con la scorciatoia da tastiera Ctrl o Command U. Facciamo sempre bene attenzione a controllare se siano attivate. Dopodiché, se andiamo a disegnare 3 figure all'interno della nostra tavola, nel momento in cui queste 3 figure vengono spostate o insieme o singolarmente all'interno dell'area di lavoro, le guide sensibili, come vedete in questo caso hanno colore rosa, si attiveranno nel momento in cui saranno disponibili gli allineamenti tra una figura e l'altra, sia sull'asse orizzontale che sull'asse verticale, come in questo caso. Gli allineamenti naturalmente coinvolgono sia il centro delle figure, come vedete sulla parte destra, che i lati che lo compongono. Un'accortezza che possiamo eventualmente personalizzare è il colore delle guide sensibili, oltre naturalmente a tutti i parametri che lo riguardano. Se infatti andiamo sul menu Modifica Preferenze, qui si apre il relativo menu a tendina con tutte le voci del flusso di lavoro che possiamo andare a personalizzare. Se clicchiamo su Guide sensibili, possiamo stabilire un colore tra quelli predefiniti di sistema, con cui appariranno e saranno visibili le guide sensibili, oppure andarlo a personalizzare attraverso la relativa tavolozza dei colori. Qui possiamo anche associare le guide sensibili a tutte le funzioni elencate che vediamo di seguito, oltre chiaramente a parametrare gli angoli di riferimento per i quali le guide saranno disponibili. Dopodiché clicchiamo su OK. Lasciamo di default gli altri parametri come la tolleranza per effetto calamita. Significa appunto che la guida si attiva non appena ci avviciniamo di 4 punti alla forma più vicina. Clicchiamo su OK. Immaginiamo invece adesso di avere un riquadro, magari solo con il colore della traccia, che va a coprire l'intera area di lavoro, come in questo caso. Ora, una volta tracciata questa forma, che va appunto a ricoprire l'intera area, mantenendolo selezionato, ci spostiamo sul pannello dinamico che sta nella parte alta, clicchiamo sulla voce Trasforma. Qui chiaramente vediamo tutte le opzioni che riguardano le dimensioni e la collocazione dell'oggetto nello spazio e quindi nell'area di lavoro, sostanzialmente le coordinate. Ora, come vediamo, sulla parte destra c'è il campo larghezza e il campo altezza e c'è il vincolo delle proporzioni di larghezza e altezza. Ora, se attiverò la catenella, vincolerò le dimensioni della larghezza insieme all'altezza, quindi significa che nel momento in cui io vado a diminuire la larghezza, automaticamente e in modo proporzionale verrà diminuita anche l'altezza della forma. Mi sposto nel campo larghezza e vado ad indicare al programma di dividere la larghezza di questa forma per 3, quindi per ottenere un terzo. Automaticamente, avendo settato la catenella e quindi il ridimensionamento proporzionale, il programma mi ridimensiona il riquadro un terzo sia in altezza che in larghezza, proprio come in questo caso. E questo mi permetterà, ad esempio, duplicando con la combinazione di tasti Alt, clic del mouse oppure dal menu Oggetto Copia, Oggetto Incolla, grazie anche alle guide sensibili, questa forma per 3 in questo caso, in modo da andare a ricoprire l'intera larghezza e
conseguentemente l'intera altezza del riquadro dell'area di lavoro. Possiamo trasformare tutti i riquadri che noi generiamo all'interno dell'area di lavoro in guide, che possono quindi a loro volta aiutarci ad allineare centralmente o verticalmente un oggetto all'interno dei riquadri stessi. Andremo infatti a selezionare tutti i riquadri che abbiamo creato, poi col tasto destro nell'area di lavoro, quindi sulla selezione attiva, clicchiamo su Crea guide. I riquadri non esistono più, nel senso che le forme che avevamo disegnato precedentemente non esistono più, sono diventate delle guide e il loro unico nobile intento è quello di aiutarci ad allineare centralmente e verticalmente gli oggetti al loro interno. Infatti, se io vado a selezionare uno strumento rettangolo con angoli arrotondati e vado a disegnare il primo rettangolo all'interno del primo riquadro, grazie alle guide, sia sensibili che manuali appena generate, io avrò la possibilità di popolare tutti i vari spazi, tenendo conto sia delle guide sensibili che delle guide manuali generate, che mi aiuteranno ad allineare i vari oggetti nell'area di lavoro, tenendo conto delle loro direzioni, sia orizzontali che verticali. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale, così da non perderti nessun altro video di Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!